Buongiorno a tutti amici, 6:30 del mattino in autostrada, stiamo facendo i servizi. Sono appena svegliato, non mi sono lavato manco la faccia. Devo caricare acqua, scaricare grigie cassetta e poi ci rimettiamo da una parte e facciamo colazione. Successivamente ce ne andiamo. Siamo in mezzo ai tir, accesi tutta la notte perché certi sono frigo e quindi un casino. Comunque area sosta buona, cioè area carica e scarico buona. L'acqua qua e lo scarico è di là. Adesso vengo un po' avanti perché non mi sto messo bene. Sì, devo venire ancora un po'. Beh ragazzi, 7:30, servizi fatti. Adesso Rita sta lavando i piatti di ieri notte perché siamo rimasti senza acqua, ma avevamo l'acqua a 10 metri. Bisognava solo spostare il camper. Adesso prepariamo le colazioni. Ho acceso il boiler, ci faremo anche magari una doccia e poi andiamo via. E riordino adesso tutti i filtri, i rubinettini vari, tutto quello che serve per fare i servizi, per caricare l'acqua. E proseguiamo con la giornata, una cosa fatta. Adesso ragazzi prendiamo con la spremuta d'arancia. Siamo senza arance e abbiamo giorno dado e abbiamo il succo 100% però. A dado non piace molto, a me sì, non so male, poi freschissimo, messo in frigo. Comunque colazione, si lavora un po' e poi si prosegue il viaggio. Beh, ringraziamo questo distributore per averci messo a disposizione l'acqua, il carico, lo scarico. Ripartiamo belli in ordine e abbiamo anche lavorato tantissimo. È mezzogiorno, prendeva internet tantissimo e quindi ne abbiamo approfittato. Un'oretta neanche, all'1:10 ci fermiamo e pranziamo. Buongiorno anche a Rita. Buongiorno. Perché forse non l'avevamo ancora salutata, ci eravamo visti io e Dado a colazione. E basta, dai. Comunque ragazzi, non ve l'abbiamo detto, direzione Bratislava, quindi si scende, si lascia la Polonia, si riscende in Slovacchia e si cerca di visitare la capitale. In Polonia torneremo, ma dall'inizio dell'estate, perché poi sopra su fa freddo e comunque ci vuole tanto tempo. Invece questa volta dall'inizio dell'estate abbiamo fatto Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovacchia, quindi tanti paesi. La prossima volta invece partiremo direttamente verso la Polonia e la visiteremo bene perché è una nazione che merita. E poi saliremo anche più su, vedremo, ma vedremo più avanti. Adesso invece si riscende e si va verso l'Italia di nuovo. Ragazzi, benvenuti in Repubblica Ceca, perché per entrare adesso di nuovo in Slovacchia stiamo facendo un tratto in Repubblica Ceca. Vediamo anche se visitare qualcosa. Vedete? Česká Repubblica. Eccoci qua. Un altro stato, segna Dado. Segno. Ci sarebbe da visitare Praga, ragazzi. Che bella Praga. Vediamo quanto dista. Dado. Perché se ci gira andiamo. Stavamo andando da un'altra parte. Vi ricordate 2 minuti fa cosa vi ho detto? Che stavamo andando in Slovacchia, Bratislava. Adesso entrato in Repubblica Ceca, cambiamo tutto, andiamo a Praga, non si sa mai. Praga dista esattamente 394 km, 4 ore di viaggio, siamo a Praga. Andiamo a visitarla? Va bene. Rita? Io direi di no. Tu dici di no? Perché? Sarebbe meglio al limite visitare Vienna, che è molto più vicina Sì, da Bratislava a Vienna è un'oretta. Un'oretta anche molto più ragionevole. in treno. Praga ce la lasceremo per il prossimo viaggio. Tutta la Repubblica Ceca per il prossimo viaggio. Adesso ci ragioniamo un attimo, poi vediamo.
Siamo di nuovo in Slovacchia, finisce la Repubblica Ceca. La visiteremo alla grande l'anno prossimo. Tornerò qui d'estate e ci faremo tutto i paesi dell'est, nord. Ci siamo fermati, Rita ha preparato immediatamente Carne al sugo. carne al sugo, così ci condiamo anche la pasta. Certo. Siamo rientrati in Slovacchia, abbiamo attraversato un attimo la Repubblica Ceca, c'è di nuovo una bella giornata e sono contento, ci sono 20 gradi fuori finalmente, in questi giorni 8, 9, assurdo. Sardegna sta facendo ancora 35, 33, ne farà anche di più. Comunque adesso apparecchiamo, mangiamo, riposino e poi si prosegue. Bel parcheggio al confine proprio tra Repubblica Ceca e Slovacchia. Abbiamo le ruote davanti in Slovacchia e le ruote di dietro in Repubblica Ceca. Non ci può dire niente nessuno, né la polizia di un posto né l'altra. Abbiamo davvero il confine qua, c'è il cartello. Comunque ci siamo mangiati un piatto di tortellini al sugo squisiti. Adesso ci stiamo mangiando dello spezzatino al sugo con una bella insalata mista. E ci vediamo più tardi per proseguire il viaggio. A dopo amici. Ragazzi, si riparte, sono le 6 di sera, dobbiamo andare a comprare acqua, non ne abbiamo, acqua da bere, acqua potabile non ne abbiamo più. Ecco qua, rientriamo in Slovenia, in Slovacchia. Rientriamo in Slovacchia. Abbiamo una Lidl a 14 minuti, 8,9 km. E poi potremo anche riparcheggiarci, non abbiamo niente da fare. Ecco qua, 2 secondi, compriamo 4 cose in numero e ci spostiamo e cerchiamo un parcheggio per la notte. Alla Lidl non vi portiamo anche oggi, ragazzi. Sarete esausti dalla Lidl, secondo me non andate più neanche voi alla Lidl, da quanto vedete noi. Abbiamo fatto la spesa, i prezzi sono più o meno uguali e poi i prodotti... C'è di tutto, c'è anche il pecorino romano, ragazzi, in Slovacchia. E quindi prezzi simili all'Italia e pagati in euro, si paga in euro, in Slovacchia c'è l'euro. Adesso a 40 minuti c'è un parcheggio. Ci sono 19 gradi alle 7:10. E adesso un po' di diesel a 1,43 euro in Slovacchia. Premium D a 1,53 euro e la benzina a 1,51 euro. La 100, cioè migliore, 1,65 euro. E finalmente ci siamo trovati anche il parcheggio per dormire. Bello, no? Sì. Bello, in natura di nuovo, in mezzo alla Slovacchia. E abbiamo un paesetto sotto, abbiamo un bel panorama. Abbiamo anche una panchina di pietra e abbiamo anche forse una pista o da motocross o di motocross o di fuoristrada. Dopo le melanzane abbiamo le fettine impanate di pollo e anche le patate. Che buona cena oggi, ragazzi. Piace anche a te? Sì. Poi abbiamo ketchup e maionese. Altro che McDonald's. È arrivato il turno delle fettine, perché le melanzane e le patatine sono già pronte. Adesso ci sediamo. Questi alimenti mi fanno venire particolarmente l'acquolina in bocca. Poi con un po' di ketchup, insomma mangiare un po', sgarrare si dice. Io e Dado stiamo già attaccando la cena. Rita sta arrivando, sta per togliere le ultime fettine. Riempito un bel bicchierone di vino e la cena è servita. Buona. Grande Rita, dopo, grazie. Dalla postazione dei fornelli, Buona buonanotte. Beh, prima buona cena. Ah, prima buona cena, certo, e poi buonanotte.
Buongiorno a tutti amici, che bel risveglio, un branco di cervi, ma di fronte adesso ce n'è solo 6, ma prima di fronte ne ho contato 13, un branco enorme. Adesso sono proprio qui di fronte, uno alzano la testa, sono già allertati, stanno brucando, c'è un pezzo di prato e stanno brucando qua fuori. Sono proprio qui. Buon appetito a noi amici. Prima di partire ci siamo visti 2 giri di questi crossisti qua dove abbiamo dormito. C'è questo bel campo da cross. Ce n'è anche altri 2, peccato, ma sono fermi, stanno riposando. Adesso andiamo a visitare una città piccolina che c'è qua sotto, però molto carina dalle foto che ho visto. Vi dico come si chiama adesso, come prendo il telefono, anzi ce l'ho qui. Si chiama Zilina. Andiamo a visitare Zilina. Andiamo, Dado? Andiamo. Mi sono fatto barba e capelli stamattina, lavorato un po'. C'è anche Rita che cerca parcheggi. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo uscire anche da qui, poi dobbiamo capire come si esce e dove si paga, perché non l'ho mica capito. Ah, se vuoi allora usciamo da lì e lo vediamo. Usciamo da lì. Comunque amici, camper parcheggiato lì, tranquilli, andiamo a vedere questa città. Giusto 2 passi così per sgranchirci un attimo le gambe. Arriviamo al centro, c'è una piazza carina, la guardiamo e torniamo al campo. E basta, niente di che. Poi proseguiamo per Bratislava o forse troviamo anche qualcos'altro lungo la strada. Da qui a Bratislava abbiamo forse inserito qualche altro punto di interesse. In 2 o 3 giorni, oppure sì, in 2 o 3 giorni saremo a Bratislava. Ci siamo comprati un po' di pane buono, c'è un italiano qua dentro che è panettiere, fa anche i dolci, c'è la ragazza che ha vissuto a Napoli che parlava italiano. Comunque odore di pane buonissimo finalmente, non quello solito della Lidl industriale. E queste cose mi fanno piacere ogni tanto. E poi Rita anche 2 o 3 dolcetti. 3 dolcetti, Grossi 3 così. croissant però artigianali.
per oltre croissant artigianali. E adesso piano piano rientriamo verso il camper. Abbiamo visitato una città molto carina, Žilina. Infatti la tizia la panettiera, si può dire la panettiera? Sì. La panettiera ci ha chiesto: ma cosa ci fate a Žilina? Vabbè, noi giriamo, ci piace visitare tutto, ma in effetti merita perché era proprio carina. Poi ci siamo comprati il pane e i dolcetti e rientriamo in camper e ci spostiamo. Cosa abbiamo visto, Rita, di bello anche? Delle bellissime ragazze. C'è delle bellissime ragazze più alte di me, quindi più alte di 1,80 m. Bellissime. Diverse ne abbiamo viste. Avevamo preventivato di mangiare fuori, ma dopo che ci siamo comprati il pane, i croissant, ce ne andiamo in campo. Per a mangiarci. Beh. Eccoci a casa nostra, ragazzi. Casa a Žilina. Adesso si parte. Bisogna vedere se riusciamo a uscire da qui, ragazzi, perché quando ci siamo avvicinati si è aperta la sbarra senza che io prendessi nessun bigliettino, nulla, quindi spero che adesso scopriremo come funziona. come fare, certo. Io ti apriamo il cancello e usciamo da qua. Ah, boh, se si apre, ma è scorrevole, chissà. Facilissimo, ti legge la targa ed esci. 2,60 € alla grande. Bratislava, 200 km spaccati da qui. Ci arriveremo tra qualche giorno. Adesso c'è una strada molto bella che si percorre in mezzo a dei canyon praticamente, di roccia, e si passa in mezzo, anche molto stretti in certi punti, infatti si passa uno per volta. Deve essere molto bello e ce l'abbiamo a 23 minuti. No, col camper. Sì, se è molto stretta, siamo sicuri. Sì, ci passano anche pullman. Hai trovato un parcheggio? Ho trovato un parcheggio, un minuto, siamo arrivati. Quindi questa strada bellissima la facciamo dopo pranzo stasera, Sì, perché se ci fermiamo subito. pomeriggio potremmo fare. Il parcheggio doveva essere questo, che sfiga, ci stanno facendo i lavori, quindi in Slovacchia ci vuole un attimo a passare dalla città a un bellissimo bosco con fiumi. È una nazione incredibile, davvero affascinante per questo motivo. Guardate questa strada in mezzo a questo canyon. No, vabbè. Abbiamo già attraversato una parte di un canyon, dobbiamo continuamente fare retromarcia perché la strada è strettissima. È un problema, è un vero problema. Sì, perché è molto bella. Questo è il bello di queste strade. Ci siamo fermati e grazie ai nostri avanzi, al nostro profondo frigo, quando l'apriamo c'è sempre qualcosa, vero Rita? Sì. Abbiamo trovato dei tortellini, abbiamo trovato del salmone, carne con funghi, ma che ne so, c'è di tutto, una coscia di pollo. Una coscia di pollo. Quindi in 2 secondi ci possiamo... Carne al sugo. E anche carne al sugo, in 2 secondi ci possiamo sedere a tavola. Sì. Ragazzi, buon appetito, ci vediamo dopo per continuare questa strada. Forse la parte più bella l'abbiamo già vista, che è questa parte in mezzo a queste rocce, a queste montagne. Un canyon, si chiamano canyon? Sì, Si chiamano canyon. Vabbè, buona, a dopo. Buon appetito. buon appetito, ci vediamo dopo.
Si riparte, sono le 4, direzione Piccoli Carpazi verso Bratislava. Continuiamo comunque a vedere questa strada, vediamo se c'è qualcosa di bello. Comunque un bel pranzo, i croissant, ne abbiamo mangiato uno in 3, sono giganteschi. Alla fine 2 ore di guida e sono a Bratislava, siamo a Bratislava. Abbiamo controllato questi parcheggi dei Piccoli Carpazi dove volevo andare, non c'era niente che ci ha elettrizzato e quindi Bratislava e la visitiamo. Poi, come vi ho detto, di fronte a Bratislava c'è Vienna in Austria, che dista 80 km mi sembra. Ragazzi, un po' di lavoro perché bisogna anche sedersi qua, se no video non escono da soli, non si editano. E quindi dopo 2 ore di guida, 1 ora di lavoro, Rita sta cucinando e Davide sta studiando a fianco. Ci siamo fatti 2 passi con Dado, così giusto per prendere un po' di aria finalmente. E siamo alla Lidl, ma siamo entrati anche in un negozio perché ho visto un paio di pantaloni corti, cargo, che a me piacciono molto e li ho comprati. Adesso buttiamo la spazzatura perché Rita ci incarica sempre di queste cose. E poi vi faccio vedere il pantaloncino che mi sono comprato. Oggi, ragazzi, parcheggio in un grande centro commerciale compreso di Lidl. Andiamo a vedere cosa ha fatto mamma per cena? Certo, la parte più importante della giornata. Comunque siamo già nel cuore di Bratislava. Fai vedere il pantalone che mi sono comprato, che bello. Di marca, io non mi compro una cosa del genere da 10 anni, 20 anni. Sì, molto bello. Sì, poi mi sta bene. Alfa Industries. Militare. Vediamo cosa ci ha preparato Rita. Vabbè, qua c'è una bella insalata mista anche con fetta che a me non piace. O è mozzarella? No, no, è fetta, l'ho messa da una parte. Hai fatto bene perché a me non piace. E poi carne con patate e 2 melanzane avanzate dall'altro giorno. Ci sediamo a tavola, ragazzi, ci sediamo a tavola e ceniamo. Un po' di TV, va bene? Domani decidiamo se visitare la città o visitarla dopo domani, non lo sappiamo ancora. Buonanotte. Buonanotte. A domani, ragazzi, ciao a tutti. Buongiorno a tutti, amici. Mi sono svegliato presto e mi sono spostato dal parcheggio dei centri commerciali e sono venuto, ho trovato un parcheggio qui in un lago, nel lago di Bratislava. Vedete, c'è un bellissimo lago qua dietro, dopo ve lo faccio vedere bene. E tra l'altro c'è anche una spiaggetta naturista a sinistra. Ieri tantissima gente che prendeva il sole in libertà. E ci godiamo la mattinata qui perché fa caldo qui al lago, ci facciamo dei bagni, prendiamo un po' di sole. E poi di pomeriggio invece andiamo in un camping, entriamo e usciamo per visitare Bratislava. Credo sia la cosa giusta da fare, anche se oggi farà un po' caldo. Comunque siamo pronti per le colazioni. Adesso le tolgo anche. E spremuta strapronta ugualmente. Questo posto l'ho trovato perché ieri sera su un'app ho controllato e ci sono anche tutti i commenti, quindi c'è una spiaggia anche naturista. Ed è molto libero, selvaggio, tranquillo, c'è tanto spazio. Allora ragazzi, vi faccio vedere dove ci siamo parcheggiati e vi faccio vedere questo lago. Il camper è qua dietro in libera e qui di fronte 3 passi abbiamo un lago gigantesco qui nella capitale. Io non lo sapevo neanche e la gente come sempre noleggia SUP e pedalò. E poi qui ci sono anche dei giochi con dei salti. C'è quel gioco bellissimo dove vieni tirato da una fune, come se ti stesse trainando un gommone, una barca. Comunque è bellissimo qua.
E qui è spiaggia normale, mentre invece da quella parte è naturista. È una figata. E almeno anche loro hanno un posto dove rinfrescarsi. Non hanno il mare, ma hanno i laghi. Questo, ragazzi, è lo spettacolo che vi dicevo. Guardate che bello. Lago pazzesco, qua sotto spiaggia naturista. E la città è lì avanti a destra. Il centro storico sarà a 20 minuti da qui, mezz'ora da qui neanche. Adesso scendo e mi prendo un po' di sole. Oh, mi ha raggiunto anche Rita per una mezz'oretta di sole prima del pranzo. È un tuffo. È un tuffo, brava. Adesso andiamo a mangiarci un piatto di spaghetti e poi magari torniamo. Sì, sei buono, sì. Comunque fai vedere cosa ti ho regalato ieri, che ho trovato qui. Avete visto? Questo ho trovato qui, perfetto. Anche la taglia. Prima di andare via, mentre ci stavamo venendo, si è avvicinato un signore slovacco che ci segue sul canale e alle 6 ci ha invitato a casa sua a bere una birra e ci fa anche riempire l'acqua per il camper. E quindi gentilissimo. Dopo ve lo presento. È passato stamattina Sì, è a salutare, ci ha trovato però adesso in spiaggia. Vabbè, comunque sono, ragazzi, le 13:20 e dobbiamo pranzare. Pasta non ne facciamo perché è tardi e tra l'altro dobbiamo cucinare a gas e ci mette di più, quindi carne, verdure. Guardate che bel pasto. 3 involtini, carciofini, zucchine e carote e pomodori. Questo è il nostro pranzo. Buon appetito. Grazie, non c'è bisogno di che ci sia sempre la pasta, ma noi la mamma facciamo mia. soprattutto per Lo so, Davide. però. Perché è buonissimo. Vabbè, buon appetito, ci vediamo dopo di fronte al lago. A dopo. Ciao. Subito dopo pranzo, 14:31, si torna sulle rive del lago. C'è troppo caldo per poter stare in camper, è impossibile. Così magari ci possiamo fare anche un bagno. E adesso, dopo un paio di ore di sole, col nostro amico slovacco ci accompagna a caricare un po' di acqua a casa sua. Hey my friend! Là il mio amico slovacco, ciao! Ciao ciao bambino. Ciao ciao bambino. Ci fa la gentilezza, adesso ci offre anche un caffè a casa sua, ci fa riempire l'acqua. Meno male che è andato via il sole, oggi è stato infernale, veramente caldo. E comunque Rita, grazie all'acqua che ci fa caricare adesso, stiamo bene, tranquilli. Sì, non farmi pensare all'acqua forse. Che 7? Anche io, moltissimo. Dai Rita, chiuso tutto? Si parte. Si parte. E adesso andiamo a casa sua. Devo riuscire a uscire da qui, è un problema. Stradina molto stretta per l'Iveccone, anche bassa, però dovremmo riuscirci. Speriamo. Quindi siamo a casa di Mario e ci stiamo riempendo l'acqua. Poi domani mattina ci accompagna, dormiamo qua vicino a casa sua, lasciamo il camper domani mattina qui al sicuro e ci accompagna lui in macchina nel centro storico di Bratislava. Peccato, è saltato tutto perché non riuscivo a parcheggiare lì dietro col camper, stavamo sradicando alberi, mi sarei rotto tutto. Se no avrei dormito lì fuori da casa di Mario e domani mattina ci avrebbe accompagnato lui al centro, ma non ci stavo e quindi stiamo andando a parcheggiare in un centro commerciale. Domani mattina entriamo in camping come facciamo sempre noi, lo lasciamo al sicuro e con un Bolt, un taxi andiamo nel centro storico di Bratislava. Ci voleva accompagnare poi lui di mattina da casa sua sino al centro storico, ma ho mezzo bosco sopra il camper adesso. Solito tennis in TV, ma anche la pentola a pressione che fischia, quindi tutto positivo. Ci vediamo tra un po' per cena. Ci vediamo tra un po' per cena.
Questo ragazzi è il risultato del lavoro di Rita. Carne con piselli e melanzane. Direi ottima cena. Grandissimo risultato. Assaggiamo. Grandissimo. Buon appetito. Buon appetito. Buono. E ci vediamo domani per visitare Bratislava. A domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.